Mi piace pensare che quest'anno Babbo Natale si sia fatto aiutare a consegnare i regali da una bellissima Peugeot 308 GT by Peugeot Sport rossa, proprio come quella che guidiamo oggi io e Emiliano Master Pilot. Vediamo com'è fatta. È una hot hatch tutto pepe segmento C, lunga 4,25 metri, vuol dire 2 cm in più di una Seat Leon Cupra, che poi è una delle sue principali concorrenti. Mi piacciono i fari full LED anteriori, anche se le luci diurne sono ancora pallini, avrei preferito il baffo tutto unito, e frecce dinamiche che danno un tocco di sfiziosità in più. Ma sono i cerchi che ci fanno capire l'anima di quest'auto, perché sono da 19 pollici con gomme veramente sportive Michelin Pilot Super Sport, non adatte all'inverno ma veramente prestazionali, logo GTI. E attenzione, perché vediamo dentro come si sta. Ovviamente non ho la caratura e la stazza del nostro mitico Luca Bordoni, ma vediamo di capire com'è questo posto guida, perché è abbastanza particolare. Abbiamo anche qui il volantino, sapete che ad alcuni non piace, io invece sono uno dei suoi sostenitori, è bellissimo da guidare, lo trovo molto divertente. La strumentazione rimane più in alto e il volantino un po' più in basso, bisogna un po' farci l'abitudine all'inizio, però poi diventa veramente coinvolgente. È bella poi la strumentazione con gli strumenti che appunto convergono al centro. Ma andiamo dietro a vedere come si sta, perché se guida un nano come me, di spazio su questa segmento C ce n'è, e devo dire che si sta abbastanza comodi, vedete, anche per la testa non è male. Attenzione che però se davanti c'è un gigante come il nostro Emiliano, le cose cambiano e si rischia di essere un po' sacrificati. Bagagliaio, ovviamente apertura manuale, ed eccolo qui, questa 308 è un'auto sì molto sportiva, anche con un pedigree meccanico molto di livello, devo dire, però è anche comodo tutti i giorni, perché guardate quanto spazio c'è nel bagagliaio, sono 420 i litri a vostra disposizione, pensate che la Leon Cupra ne ha solo 380, poi potete anche abbattere i sedili e diventano 1300 litri disponibili, quindi veramente un'auto perfetta anche da usare tutti i giorni. Attenzione solo un po' al gradino qua della soglia. E mentre chiudo vi faccio vedere l'ultimo dettaglio che mi ha fatto impazzire su questa 308 GTI, questi due cannoni terminali di scarico integrati circolari. Allora andiamo a farli cantare e suonare con Emiliano Master Pilot alla guida. Oh, finalmente eccoci al volante della 308 GT. Io non l'avevo mai guidata. Non l'avevi mai guidata? Ti è piaciuta? A me è piaciuta molto, anche se per me è stata un po' una conferma, perché avevo già guidato l'RCZR e il motore è lo stesso. È lo stesso, il motore è lo stesso, è 1.6 turbo da 270 cavalli, 169 cavalli litro, è una potenza specifica pazzesca. Pensa che la Ferrari 488 più o meno è su quegli ordini di valore lì. Sì, hanno tirato fuori. Davvero incredibile come questo motore si è partito da poco, perché all'inizio addirittura c'è la versione aspirata da 120 cavalli, fino ad arrivare a 270 cavalli, quindi un motore potentissimo ed è molto evoluto rispetto a quello della 208, perché cambia l'albero motore, cambiano i pistoni, cambiano le bielle, cambiano un sacco di cose, quindi è un motore che in realtà è derivato, ma ci sono moltissime componenti che sono differenti. A 330 Nm di coppia massima, 270 cavalli, insomma un motore che si fa non male, ben rispettare. E poi so che a te piace, perché hai guidato anche tu tanto l'RCZR, lo conosci molto bene questo motore. L'ho avuta per 1 anno e mezzo, una macchina bellissima, ci ho lasciato il cuore, però questa devo dirti che ritrovi tutto lo spirito di quella macchina, del cupettone. Però posso dirti, come dicono gli americani, questa è una macchina sleeper, cioè è una macchina che si tiene un po' nascosta, che è una macchina dormiente, così dicono gli americani, però sotto c'è un motorino che spacca, e quindi questa è la cosa bella di questa vettura, perché riesce a combinare i due mondi, quello della famiglia, una vettura molto spaziosa come abbiamo visto prima nella parte statica, ma è anche una vettura in grado di andare davvero fortissimo. Che tra l'altro io l'ho guidata un po' in questi giorni. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il motore, ma abbinato anche a sterzo cambio assetto, che secondo me sono perfetti. Sterzo cambio assetto sono perfetti, perché cambiano tantissime cose anche qui rispetto alla 308 di serie. Ad esempio il camber delle ruote è a 1,6 al posto di 0,6, per dirti, quindi ha un camber negativo molto più ampio rispetto a quello della versione di serie, e questo permette alle ruote di appoggiarsi di più quando entriamo in curva, di essere anche un pochino più precisi quando andiamo a inserirci in curva. Quindi ci sono tantissime modifiche all'assetto. Ovviamente la vettura è ribassata, è cerchia da 19 pollici, l'abbiamo visto prima, anche con una gommatura molto importante, non è di certo adatta a questo utilizzo invernale, ma appunto ha tantissime modifiche che permettono di avvicinarsi molto a quella che era la performance dell'RCZR. Cioè non è solo un badge GT, ma qui Peugeot Sport si è data da fare. Senti, ma siamo alla rotonda, siamo alla mitica rotonda, andiamo a farla al volo, direi. Andiamo a inserirci. Eccola qua. Eccola qui, il volantino piccolo ci lascia controllare, sembra appoggino. Vai, andiamo giù tutto. Qui il differenziale autobloccante mette giù alla grande la potenza, mette giù tantissimo anche la coppia. Hai visto come
ha slittato poco, adesso era anche abbastanza asciutto per terra, però ci ha consentito di uscire molto velocemente da questa curva e di sfruttare al massimo i 270 cavalli di cui dispone questo motore. Devo dire che queste hot hatch con questi differenziali autobloccanti meccanici cambiano proprio da così a così, senti proprio una forza che ti trascina fuori dalla curva e si riesce ad andare fortissimo anche con un trazione anteriore. Assolutamente, questa è una delle caratteristiche appunto belle di questo tipo di macchine, perché appunto riesci a combinare come dicevo prima, riesci a combinare la famiglia con la prestazione. E il cambio a me è piaciuto, manualone. Forse ha la corsa un po' lunga, guarda, però anche se lo maltratti nessun impuntamento entra bene. Tu lo sai che io amo i cambi automatici, cioè a me piacciono moltissimo, soprattutto i sequenziali robotizzati. Io sono più vecchio dentro. Sì, ma allora le macchine sportive col cambio manuale secondo me hanno sicuramente il loro perché. Detto questo, è anche una vettura che si può usare tutti i giorni, avere un bel cambio doppia frizione sicuramente l'avrebbe aiutata molto. Il cambio manuale comunque la fa sentire molto, la fa sentire viva, la fa sentire una macchina molto più vicina all'auto sportiva rispetto a quello che potrebbe offrire un cambio automatico. Ma ecco, un difetto che ha questo cambio secondo me è sempre avuto: la prima marcia è fin troppo corta e la leva ha una corsa un filo troppo lunga. Sì, mi trovi d'accordo anche su questo, però alcuni dicono che si trovano male col volantino che è troppo piccolo, invece per me è perfetto, anche su quella super sportiva, sulla GTI io l'ho trovato bellissimo. Sì, allora, anche secondo me qui ci sono vari discorsi da fare. Ci sono persone che non vedono la strumentazione. Ad esempio, io la vedo benissimo. Anch'io sempre. Anche sulla 208 la vedo sempre benissimo. Tanti mi hanno detto che non la vedono, anche quando andiamo alle presentazioni stampa, quando riproviamo le 208 e le 308, tanti lamentano questo difetto. Probabilmente è proprio un problema di impostazione di guida e quindi, cosa vuoi, ci può stare che qualche persona non riesca a vedere la strumentazione esattamente come si deve. Guarda dove siamo arrivati. Prova di accelerazione, qui direi che Master Pilot, massima potenza. Finalmente abbiamo una macchina con un po' di cavalleria. Oh dai, che era ora. Vediamo cosa sa fare 0-100. La mettiamo in sport. Giusto. La mettiamo in sport, così abbiamo il massimo della resa dell'acceleratore. In realtà non cambia niente come erogazione del motore, cambia perché ha un suono un po' più sportivo che è fatto dalle casse, ma magari di questo ne parliamo dopo. E poi c'è una risposta più pronta da parte dell'acceleratore. Un po' di pattinamento, però è partita. Da 0 a 100 in 6 secondi, 250 km/h. Sentite che roba! Giù tutto! Frena, Però non male. Ed è l'altro fiore all'occhiello. Posso dirti, andavamo molto più forte dei 90 che fa di solito la prova Galeazzi. Io su questo preferirei non... Preferiamo non commentare, però in realtà... Non commentiamo, però in realtà insomma andavamo un pochino più forte e devo dirti che frena molto bene perché i dischi sono da 380 mm. L'altro fiore all'occhiello, freni Alcon, cioè una roba quasi freni da corsa. Dura, hai sentito che assetto che ha? È bella dura, è bella tavola di legno. È bella duretta, infatti ti dicevo, è proprio una slipper, è una macchina da corsa. Chi è? Galeazzi? Telefono? Galeazzi? Pronto? Ehi, Master Pilot, hai tirato per una mano nella rotatoria? Appena fatto. Abbiamo fatto una super accelerazione e fa un'accelerazione davvero incredibile questa macchina. Sai che fa da 0 a 100 in 6 secondi questa 308 GTI? È incredibile, davvero. Tanta roba. Quelle veloci, te le tieni sempre tutte tu, bravo, fai bene. No, di solito te le tieni tu, una volta tanto mi tocca guidarle, te le rubo dalla redazione, non è che mi tocca, ogni tanto te le rubo dalla redazione e sei sempre lì che mi dici me l'hai rubata. Ti ricordo, Gale, che l'altra volta ci hai rifilato la C1. Infatti. Vabbè dai, C1 su 308 fate a fare. Dai, sempre PSA, hai capito? Sempre PSA. Va bene, va bene. Io ho appena tolto il sedere da una fantastica 3008, quindi ho uno zero in più che mi è piaciuto tanto. Siamo tutti in famiglia praticamente. Vedi, veramente esatto, è un momento di prove PSA in redazione automoto. Va bene, ti è piaciuta la 3008? Molto, il design mi è piaciuto molto. Divertitevi. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Vedi, la 3008 in realtà poi deriva dalla stessa piattaforma della MP2. E MP2, che è la nuova piattaforma modulare PSA su cui è nata la 308 e che ha permesso di avere tutta una serie di tecnologie. Assolutamente, quindi ha un telaio molto leggero perché poi questa macchina qua pesa pochissimo. 1205 kg, è pazzesca. Tieni conto che l'RCZR, se non ricordo male, pesava 1250, per cui nel passaggio da una piattaforma all'altra si sono persi 50 kg. Teniamo conto anche che l'RCZ aveva meno porte, aveva meno cose, insomma è una vettura completamente differente. Pensa allo sforzo ingegneristico che hanno fatto su questa vettura per portarla non solo a essere decisamente più comoda, ma anche più spaziosa, ma anche leggera. Pazzesco. Io poi sono andato a vedermi un po' di schede tecniche rispetto alle competitor dirette, tipo la Leon Cupra, che è sempre un trazione anteriore bombardato.
Ballano quasi 150 kg, Alla quindi faccia. complimenti ai francesi che hanno fatto un gran telaio. Tanta Mentre roba. la tecnologia di bordo com'è? Abbiamo tutto radunato qua, design a me piace molto, la 308, bellissimo, è tutto qui. Allora, devo dire che mi dà un po' fastidio, anche per cambiare un punto di ventola del condizionatore bisogna passare ai menu, varie finestre, un po'... Quella è una cosa fastidiosissima, sono d'accordo con te. Se avessero messo una levettina, hanno messo il CD, non ha senso, hanno messo il CD che non ha più senso, e non mettono una levettina per regolare il bilancerino. Da quel punto di vista lì forse avrebbero potuto fare qualcosina di più. Devo dirti che il sistema multimediale Magneti Marelli, questa è una versione un po' indietro. Abbiamo recentemente provato la 208 GT Restyling con il software nuovo, devo dirti che è tutta un'altra cosa. È praticamente lo stesso, però è stato molto evoluto, è più veloce e soprattutto anche all'interno CarPlay e Android Auto. Secondo me lo metteranno anche qui CarPlay, probabilmente con il restyling che sta per arrivare, arriverà anche qui Apple CarPlay. Senti, siamo in salita, terza marcia, 40 km/h, andiamo a schiacciare tutto. Vediamo la ripresa, ecco è entrato il turbo. Eccoci a 50, direi che c'è un po' di lag. C'è un po' di lag. È normale che ci sia, anche perché è una turbina che è più o meno grande così. È una turbina grande così perché la cilindrata, lo ricordiamo, 1600. Assolutamente, però ti consente di avere tanta potenza. Il motore 1600 comunque ha abbastanza cilindrata anche per tirarti fuori da queste situazioni. Chiaro, non puoi pretendere di avere la stessa accelerazione che avresti con un motore aspirato di pari potenza. Quindi per avere pari potenza ci vorrebbero, non so, almeno un 2005 per intenderci, più o meno. Sicuramente. E da questo punto di vista, appunto, è un motore che è decisamente più downsizing per quanto riguarda la cubatura, consuma anche molto meno, perché tieni conto che io sono arrivato a fare consumi, secondo me, promossa. Pazzeschi, io sono arrivato a fare 12,5 km con un litro, quasi 13, che è più o meno il consumo che facevo anche con l'RCZR, quindi... Ma pensa che invece in un misto, cioè anche magari ogni tanto tiracchiandola dove si può, più di 10 al litro. Cioè più di 10 al litro, assolutamente. È chiaro che se vai in pista fai 6-7 km al litro. Io dico sempre in un utilizzo quotidiano. Assolutamente, nell'utilizzo quediano devo dirti che ha un consumo bassissimo, è un motore che ha un'efficienza davvero incredibile da questo punto di vista. Anche qui l'evoluzione costante, ricordiamoci che questo progetto nasce da una collaborazione tra PSA e BMW a quasi 10 anni. Era montato sulle Mini, se vi ricordate. Assolutamente. Sulle Mini di qualche generazione fa c'era questo motore. È un motore che è stato sviluppato in tanti anni e adesso è nella scala. Questa è la sua massima espressione. Infatti è anche super efficiente. Però questo motore a me piace a tutto tondo, tranne per un aspetto, il sound. Sound, devo dire, l'RCZ suonava decisamente meglio rispetto Me la ricordo e come. Ti ricordi che bel suono che aveva? Soprattutto anche quando tentavi di sederti dietro, che sentivi ancora di più lo scarico. Era davvero carina. L'hanno tenuta a schiscia questa infatti ti dicevo, torniamo al concetto di sleeper, è una vettura che si nasconde. Hanno cercato di tirare fuori un po' di suono col tasto sport. Dalle casse però. Dalle casse, bravissimo. Infatti purtroppo è molto confortevole, in autostrada il motore non si sente, eccetera eccetera. In sport si sente perfettamente che il suono è digitalizzato. Non è per cui da questo punto di vista diciamo che proprio hanno interpretato alla lettera il concetto di GT, cioè di Gran Turismo, di auto, che non deve essere estrema, però deve essere anche comoda. Da questa versione by Peugeot Sport mi sarei aspettato di avere un suono decisamente più accentuato. Sono più accentuato e niente casse. Grazie. Niente casse. E poi soprattutto devo dirti che la prima volta che Peugeot introduce questo tastino sport è stata la prima volta sulla 308, mai prima d'ora l'aveva fatta, e secondo me hanno fatto un grave errore, perché Peugeot era rimasta l'unica che ti diceva la mia macchina è fatta così e va così, basta, appunto, ti accontenti. E ti dico, ti è sempre tirato fuori dei bei mostri, perché nessuno si è mai lamentato della RCZR, nessuno si è mai lamentato della 205 GT, nessuno della 206, della 200. Tutte le versioni sportive sono sempre state molto apprezzate dal pubblico. È assurdo che abbiano fatto anche perché cosa. Poi non abbiamo ammortizzatori attivi, non va a intervenire sullo sterzo, perché il carico rimane sempre uguale, per cui interviene solo sul sound e sulla risposta dell'acceleratore, quindi in realtà si poteva tranquillamente farne a meno. Senti Teo, quanto costa questa 308 GT? Allora, questa 308 GT, nella versione che stiamo guidando noi, massima potenza 270 cavalli, 35.000 euro circa. Quindi insomma, non proprio bruscolini, ma è comunque un prezzo allineato alla concorrenza perfettamente, perché la Leon Cupra costa praticamente uguale, su per giù. Però c'è anche una particolarità, perché visto che noi purtroppo siamo vessati dal superbollo, Peugeot, brutta cosa, mamma mia, come si fa? Non so perché non lo tolgono. Comunque abbiamo anche una versione un po' più scarica, 250 cavalli, quindi no superbollo, che costa 2.500 euro in meno, quindi circa non 30... ha il differenziale autobloccante, gli mancano alcune cosine, però insomma comunque è una macchina che cammina. Insomma, cammina alla grande. Il motore lui, e abbiamo detto che è bello. E ha le ruote da 18 pollici, se non certo, è una versione un po' più scarica, ma non ha il superbollo, 32.600 euro. Buono. Secondo me abbiamo già fatto una bella panoramica di questo gioiellino
devo dirlo, una valida alternativa alle solite tedesche tipo Golf R, Golf Assolutamente. GT Performance o Seat Leon. Assolutamente. Devo dire, Nonostante la sola trazione anteriore. Esatto, Perché poi alla fine nonostante- le altre magari ti offrono la trazione Alcune- integrale. alcune sì. Però questa comunque rimane davvero molto bella da guidare. complimenti ai francesi, quando fanno le sportive devo dire che mi tolgo sempre il cappello. Ci sanno fare. Ciao ragazzi, alla prossima auto! Senti, da quanto costa questa 308 GTI? Costa 35, più di 35. Quanto costa? Off the record. Un attimo ragazzi.